Ciao a tutti e bentornati in Pizza Time. Oggi ho il piacere di condividere con voi le mie impressioni sulla nuova pala barella Vesuvius che vediamo qui. Come ricorderete, l'anno scorso avevo già recensito questa pala barella, vi lascio comunque un link a quel video, ma oggi vorrei mostrarvi la nuova versione, diciamo la release 2.0, per capire anche cosa è cambiato rispetto alla precedente. Il prezzo parte da 49 euro per questa versione qui, con dimensioni di 34x43 cm, adatta per forni F1, P134H e HA, ma anche per Surriento, Vesuvio, Basilico, Onnico da 16 e molti altri. Sul sito poi sono ovviamente disponibili anche altri modelli per altri forni. È sempre possibile richiedere un'incisione laser per personalizzare la pala, molto utile anche ad esempio in caso di regalo, ma ora abbiamo anche un'altra novità chiamata manico premium, che consiste in un trattamento protettivo ed impermeabile di entrambi i manici con un effetto lucido. Per tutti gli iscritti al canale è possibile anche usufruire di un codice sconto. Trovate il coupon e i dettagli in descrizione a questo video. Per quel che riguarda i vantaggi della pala barella, ne avevamo già ampiamente parlato nell'altro video. Abbiamo un'estrema facilità di infornata senza dover necessitare di alcuna farina o semola di spolvero, essendo ovviamente la carta da forno antiaderente, cosa invece necessaria per qualsiasi altra pala. Inoltre il movimento scorrevole del telo ci permette di conservare intatta la forma della nostra pizza nel momento in cui inforniamo. Utilissimo, come avete già visto nel mio video di pizze pazze, dove ho provato varie forme di pizza, fra cui anche la pizza a stella a 8 punte. Quindi consigliatissima con forni elettrici casalinghi, dove differentemente dai grossi forni a legna o a gas ad esempio, lo spazio di manovra è notevolmente ridotto. Tutto ciò ovviamente a patto di avere un impasto fatto per bene e non appiccicoso, altrimenti ovviamente il disastro è assicurato. Ma vediamola ora più da vicino. Prima di tutto diamo un'occhiata al packaging e già qui notiamo una notevole differenza rispetto al modello precedente. Adesso vediamo l'utilizzo di scatole su misura personalizzate e con bordatura interna in polistirolo, un notevole miglioramento rispetto al pluriball standard utilizzato precedentemente. Continuando con il nostro unboxing notiamo la pala, sempre in multistrato di betulla, per essere solida e leggera allo stesso tempo. Sotto abbiamo sempre il taschino per la carta forno in modo da proteggerla quando poggiamo la pala sulla pietra rovente, e per un'ulteriore protezione anche qui abbiamo le borchie protettive in metallo. Abbiamo poi il manico completamente rivisto rispetto al precedente, ora anche con un comodo laccetto in pelle. Ecco poi la barra in alluminio e da completare le due clips. Quindi come riepilogo, quello che vedete qui è esattamente il contenuto del box che vi arriva a casa, oltre ovviamente ai due teli di carta forno pretagliata. Il montaggio sarà ovviamente uguale a quanto già visto con la precedente pala ed è immediato, ci richiederà appena un paio di minuti. Iniziamo con il posizionare il manico al centro della barra di alluminio. Srotoliamo poi uno dei due teli forniti ed inseriamo le due parti lunghe nel taschino sotto la pala. Potete spingere pian piano il telo come sto facendo io, finché le estremità non iniziano a spuntare dal taschino della pala. In quel caso poi dovrete semplicemente tirare il telo. Successivamente dobbiamo solo allineare le estremità della parte superiore ed inferiore del telo ed arrotolarle sulla barra trasversale per poi fissarle con le due clips da entrambi i lati. Testate poi che il movimento sia fluido e senza intoppi. E volendo potete anche giocare con la rotazione delle clip per tendere o rilassare la tensione del telo.
Con ogni telo riesco a farci circa 10 pizzate, quindi lo sostituisco ogni mese o due a seconda dell'utilizzo. Ovviamente l'umidità della pizza e i movimenti continui del telo a mano stropicceranno la carta e quindi dopo un po' andrà sostituita. Dovrete semplicemente utilizzare uno dei due teli forniti con la pala come modello e ritagliare poi sopra il nuovo telo con una semplice ed economica carta forno che trovate ovunque. L'alternativa alla carta, che molti mi avete chiesto nell'altro video, sarebbe un tappetino antiaderente, tipo quelli da barbecue come questo qui. Vediamo che è in fibra di vetro ed utilizzabile fino a 290 gradi, ma d'altronde resterà nel forno solo per pochi secondi. Una volta ritagliato, come vedete, funziona perfettamente. È ovviamente un po' più duro da far scivolare rispetto alla carta, essendo più spesso e meno flessibile di quest'ultima. La comodità risiede nel fatto che è un materiale più duraturo e facilmente ripulibile rispetto alla carta. Di contro ha il costo, quindi nel caso doveste rimpiazzarlo avrà un costo enormemente maggiore rispetto alla classica carta da forno che trovate comunque a pochi euro. Comunque a voi la scelta, trovate un link di esempio in descrizione, ma personalmente continuo a preferire la carta da forno. Vediamo ora dimensioni e peso e differenze rispetto alla pala precedente. Come abbiamo detto, questa è una pala per forni F1 o simili, quindi è da 34 x 43 cm, con circa 2 cm di spessore, esattamente come la precedente. Misurando invece la lunghezza con manico arriviamo a poco più di 56 cm. Come peso della sola pala siamo intorno ai 994 grammi e si arriva a circa 1,40 kg completamente assemblata. Come differenza immediata della pala notiamo ovviamente il manico superiore, ora più largo e comodo, e vediamo che è 1 centimetro più largo del precedente. Ma adesso abbiamo una lavorazione totalmente diversa. Mentre prima le pale erano tagliate a mano, e per quanto si voglia essere precisi non si può mai replicare la stessa forma e grandezza, adesso il taglio viene fatto totalmente con CNC, per cui il taglio è sempre uguale, preciso e pulito. Il manico, come abbiamo detto, è diverso sia come forma che come materiale e colore, così come il laccetto, che adesso è in pelle, ed inoltre nella nuova pala c'è un trattamento protettivo e impermeabile di entrambi i manici, trattamento con effetto lucido. Il trattamento protettivo dei manici può tornare utile perché spesso la pala viene presa con le mani sporche di farina o magari umide e ciò tende a sporcare i manici. Con il nuovo trattamento il manico diventa tipo plastificato in superficie, per cui può essere ripulito molto facilmente. Ma ora testiamo la pala con qualche pizza. Iniziamo con un test quasi estremo, con un impasto all'82% di idratazione, impastato con planetaria a doppio gancio economica che trovate sempre nel canale. Dopo aver fatto una stesura nella semola, rimuoviamo l'eccesso e la sistemiamo sulla pala per dare una forma che possa sfruttare tutto il forno. E vedete che l'infornata è estremamente semplice ed immediata. La barra in alluminio va ad appoggiare sull'apertura del forno, in modo da poter essere ancora più precisi e comodi. Direi che il primo test è passato. Come vedete si comporta benissimo anche con delle pizze tonde napoletane. La facilità sempre nel forno F1 P134H che vediamo qui è veramente disarmante e non c'è alcun bisogno di farina di spolvero sulla pala. Come avevo mostrato anche nell'altro video, la trovo particolarmente utile nell'infornare pizze dalle forme strane. Vedrete che manterranno esattamente la stessa forma che gli avete dato durante la stesura, come vediamo in questo esempio estremo in Spice Caliente, e qui vediamo una pizza a forma di cuore che ha mantenuto esattamente la stessa forma di quando l'abbiamo stesa. Stesso vale per questa pizza ripiena a forma di cono. E anche per questa pizza ripiena a forma di mezzaluna. Qui vediamo invece una pizza a papillon. E anche una pizza stella a 7 punte manterrà esattamente la stessa forma. Anche se sarà ovviamente molto complicato farla entrare correttamente, visto il diametro estremamente ridotto del fornetto portatile.
La stessa pizza in F1 invece sarà ancora più semplice da infornare. Quindi in conclusione è una pala veramente da avere in ogni casa, specialmente lì dove abbiamo dei forni compatti con poco spazio di manovra e vogliamo conservare esattamente la stessa forma e dimensioni della pizza così come l'abbiamo stesa sul banco. La carta forno è reperibile ovunque ed in pochi minuti a costo quasi nullo possiamo ricalcare la forma del telo originale e ritagliare un nuovo telo, quindi non c'è alcun bisogno di costosi ricambi come avviene ad esempio nel caso di alcune pale in cotone o in tessuto. Il telo vi durerà circa una decina di pizzate, quindi lo cambierete una volta ogni 2 mesi a seconda del vostro utilizzo. Se per qualche motivo poi non volete utilizzare la carta forno, come abbiamo visto possiamo utilizzare anche altri materiali, come avete visto nel mio esempio del tappetino da barbecue o anche qualsiasi altro materiale riteniate opportuno. Inoltre trovo molto utile anche l'incisione personalizzata sul manico e sulle clips e anche il manico premium che evita dei residui di impasto di farina sul manico con l'andare del tempo e inoltre rende anche più semplice la pulizia. E queste sono le mie impressioni sulla pala barella Vesuvius 2.0, spero che il video vi sia stato utile, se così fosse lasciatemi un like e considerate l'iscrizione al canale per altri contenuti utili e simili. Grazie a tutti per la visione e vi aspetto nel prossimo video.